Cari amici, benvenuti. In prossimità dei defunti, oggi ho pensato di fare un torrone, quello dei morti. Se volete rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie. Gli ingredienti sono 300 g di nocciole, 400 g di crema alle nocciole, 500 g di cioccolato bianco e 300 g di cioccolato fondente. In più userò uno stampo da plum cake. Adesso lo misuro e vi dirò quanto è. Interno di 25 per 11. Iniziamo tagliando il cioccolato. Mettiamo da parte gli altri ingredienti. Ce ne servono 300 grammi, di cui un terzo per la prima volta che lo versiamo dentro lo stampo. Il secondo per rifare la seconda dose, per imburrare ancora lo stampo, e il terzo lo useremo per ricoprire il nostro torrone dei morti. Questo lo mettiamo via. Nel frattempo che taglio il cioccolato, ho messo a scaldare un pentolino con l'acqua per poi sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Adesso tagliamo anche gli altri e li separiamo. Ecco qua, il nostro cioccolato è pronto ed è diviso per come ci serve man mano che andiamo avanti a comporre il nostro torrone dei morti. Mettiamo la prima dose in una ciotola. E l'altro lo teniamo da parte. Mettiamo la ciotola a bagnomaria sopra l'acqua bollente e iniziamo a sciogliere così il nostro cioccolato. La porto un attimino sul fuoco per farlo sciogliere completamente. Ecco qua, il nostro cioccolato è perfettamente sciolto. Ci vuole solo qualche secondo e il nostro cioccolato è pronto. Adesso ricopriamo il fondo del nostro stampo.
versiamo il cioccolato caldo dentro. Con un pennellino lo ricopriamo tutto. Mi raccomando, ricopritelo bene tutto lo stampo. Ecco qua, lo mettiamo in frigo per 15-20 minuti, il tempo che si solidifica. Il cioccolato che abbiamo versato nello stampo è quasi solidificato. Nel frattempo noi prepariamo la seconda dose di cioccolato da sciogliere sempre a bagnomaria. Ci rimarrà solo l'ultima dose, come vedete, per poi ricoprirlo. Sciogliamo sempre il nostro cioccolato con l'acqua caldissima, bollente sotto. Direte come fa? Ma l'acqua era già a temperatura sul fornello. E poi lo metto su un attimino a sciogliere. Faccio questo in modo che il cioccolato riesce a sciogliersi bene e a rimanere lucido. Vado sul fuoco. Ecco qua, e la nostra seconda dose è pronta. Il nostro stampo è bello solidificato. Versiamo l'altro cioccolato e spennelliamo di nuovo lo stampino. In questo modo il nostro cioccolato ha più consistenza e riuscirà a staccarsi bene dallo stampo. Mi raccomando, fatelo bene. Vedete? Lo rimettiamo in frigo per altri 15-20 minuti, fin quando sarà bello solidificato adesso. Iniziamo a sciogliere il cioccolato bianco. Questo non c'è bisogno del coltello, si rompe a quadratini e facciamo veloce. Come vedete è molto facile. Ecco qua, riprendiamo sempre il nostro pentolino con l'acqua calda e sciogliamo anche questo. Portiamo sul fuoco. Guardate come si sta sciogliendo. Facciamo sciogliere gli ultimi pezzetti. Versiamo il cioccolato bianco dentro una ciotola più grande. Oggi la mia gatta fa i dispetti. Miagola in continuazione. Ci serve una ciotola più grande perché dobbiamo mischiare la crema di nocciole bello fluido. E adesso incorporiamo le nocciole.
Che ne dite? È molto goloso. Guardate com'è bello solido il nostro stampo con il secondo strato che abbiamo fatto di cioccolato. Ha un bello spessore anche nei bordi. Versiamo tutto il composto. Lo livelliamo. Vedete? Lo stampo è giusto giusto. E adesso aspettiamo dalle 2 alle 3 ore che solidifica tutto. Mettiamo in frigo. Ho fatto sciogliere l'ultima parte del cioccolato fondente. Il nostro torrone dei morti, come ben vedete, è bello solido. Adesso lo ricopriamo. Lo livelliamo bene. Il tempo di farlo solidificare 10-15 minuti e poi lo sformiamo. Trascorso il tempo necessario che si indurisca in frigo, ecco il nostro torrone dei morti bello solido. Adesso lo scaravoltiamo. Come vedete si è staccato perfettamente. Vuol dire che lo spessore che abbiamo fatto di cioccolato sullo stampo era giusto. Ora vi faccio vedere com'è l'interno del nostro torrone. È bello compatto e sarà anche molto buono. Ed è molto buono.